Avete presente due cose che sono imprescindibili l'una dall'altra? Che quando pensate ad una vi viene inevitabilmente in mente anche l'altra, come il cielo e le nuvole, come il mare e i pesci, come il pane e la Nutella, come un bimbo e la sua mamma, come Tegesi e la Kyosho. Ecco, quando penso al mio legame con la casa nipponica, penso a un concetto simile a questo. Sinceramente non avrei mai pensato di fare un video come questo nel 2022. Magari avrei pensato di farlo molto prima o molto dopo, ma arrivati a questi punti mi vedevo come un membro del team Kyosho quasi a vita. Sembra impossibile anche a me che dopo 14 anni questa avventura sia arrivata all'epilogo. 14 anni ragazzi, 14 anni sono tantissimi. Provate per un attimo a chiudere gli occhi e a pensare com'era il mondo 14 anni fa. E poi provate a pensare come eravate voi 14 anni fa. È passato un botto di tempo. Pensate che nel 2008 fu il primo anno in cui Facebook era presente in Italia. E anche il primo anno nel quale fu importato per la prima volta un iPhone nel nostro paese. Davide Ongaro, che di recente ha vinto il suo secondo titolo mondiale, aveva meno di 10 anni. Quante cose cambiano in 14 anni. Ma insomma, avete pensato a come eravate 14 anni fa? Beh, io ero così, un ragazzo 24enne da pochi anni nel mondo del lavoro che però viveva già per conto suo e sognava più di ogni altra cosa di diventare un membro del Team Kyosho International. Come sapete, quel sogno si è avverato ed è nato un connubio lungo più di una decade che è arrivato fino a oggi. Eh sì, purtroppo è finita. Non correrò più con Kyosho per la stagione 2023. Non sapete quanto mi dispiace dare questa notizia, ma dal 2023 non mi vedrete più con le t-shirt rosse con la K grande sul petto. Sono sicuro che difficilmente potrete capire cosa significa questo marchio per me. Ho il magone e mi tremano le mani mentre tolgo dall'armadio tutto l'abbigliamento Kyosho. Ho un senso di vuoto incolmabile mentre svuoto i contenitori dei ricambi dal lab. Kyosho ha fatto parte della mia vita e per tanto tempo è stato sinonimo di casa. Vorrei provare a leggervi nel pensiero e anticipare due domande che penso nel giro dei prossimi 5 minuti a tutti voi verranno in mente. La prima è sicuramente: perché fra te e Kyosho la storia è finita? E la risposta in realtà è molto più complessa rispetto a quello che tutti voi potrete banalmente pensare. Sintetizzerei dicendo che le priorità su come vedo il mondo RC di oggi e la visione sul mondo racing non sono più le stesse e normalmente ci si potrebbe passare sopra. Ma sapete come sono fatto io? Ormai chi segue i miei video settimanalmente ha imparato a conoscermi. Io metto sempre anima e corpo in quello che faccio. Cerco di dare sempre il 110% e per riuscirci devi essere focalizzato al massimo su un obiettivo. E questo obiettivo deve essere obbligatoriamente condiviso e spinto da chi ti supporta. Altrimenti non ce la fai. Non puoi farcela. Non è più sostenibile. Non hai la certezza di perdurare e di mettere la passione e l'enfasi necessaria in ciò che fai. E pensate, per chi come me ogni settimana mette la faccia davanti a una telecamera e crea dei contenuti, l'enfasi e la passione sono ingredienti fondamentali. E per il 2023 non abbiamo trovato i giusti presupposti perché ciò potesse accadere. E quindi abbiamo deciso di comune accordo di dividere le nostre strade. La seconda domanda che sicuramente vi starete facendo sarà: e ora cosa farai? Con che team ti vedremo il prossimo anno? Hai firmato qualcosa? La risposta è semplicemente: non lo so. Ora voglio prendermi un po' di relax, voglio riflettere, voglio avere del tempo libero per pensare a come muovermi e dove muovermi. Voglio pensare a tutti i possibili aspetti che coinvolgono ciò che gira intorno ad ogni team. La mia stagione agonistica fortunatamente è finita e ho diverse settimane per pensare a come e dove muovermi. Per me la macchina era un punto fisso e credetemi, non è per niente facile pensare a qualcosa di diverso. Vedremo cosa mi riserva il destino e cosa si prospetterà nel mio futuro. Tra l'altro ragazzi, vorrei ringraziare ovviamente tutto lo staff Kyosho, a partire da Kyosho Japan, Kyosho Europe, tutti i miei compagni di team che si sono avvicendati nel corso di questi 14 anni
e credo che senza di loro il prossimo anno sarò veramente spaesato. In questi 14 anni non mi sono mai pentito di niente e non ho mai avuto rimpianti. Questo video diventerà storico. Sarà l'ultimo dove mi vedrete con la felpa rossa e con le mie chioscio sullo sfondo. Dal prossimo mercoledì mi sentirò vuoto dentro questo lab. Se avete qualche domanda non esitate a scriverla nei commenti e mi raccomando mettete un like se questo video vi è piaciuto, perché ne ho davvero tanto bisogno in questo momento, e condividetelo con più persone possibile. Scusate se non ho avuto il mio solito trasporto, la mia solita enfasi nel fare questo video, ma spero che possiate capirmi. Ci vediamo il prossimo mercoledì con un nuovo video. Ciao!